Ok, ciao a tutti, questa è Povera Cucina e oggi vi parlo della pietra refrattaria. Cos'è una pietra refrattaria? Appunto una pietra che assorbe il calore del forno e poi lo rilascia piano piano. Questo ci permette di utilizzare il forno di casa come praticamente un forno a legna perché raggiunge temperature molto elevate, anche ai 350 gradi. E questo è utile soprattutto per, ad esempio, la panificazione, per le pizze. E quindi, giusto appunto, oggi facciamo una bella pizza. Così posso dimostrarvi se ne vale effettivamente la pena utilizzare questa pietra, ok? Mettiamo un po' di farina, questa è farina zero, lievito, questo è il lievito fresco quindi non c'è bisogno di scioglierlo in acqua. Vi consiglio di scioglierlo in acqua solo se non siete sicuri che con l'impasto riuscirete a mischiarlo bene. Siccome questo impasto deve girare un po', non è un problema. Ma adesso andiamo a impastare. Versiamo un goccetto d'acqua, facciamo girare. Continuate ad aggiungere l'acqua mano a mano. E per ultimo il sale. È importante che non interagisca direttamente con il lievito, per cui lo mettiamo ad ultimo. Ok, quando vedete che le pareti sono pulite, potete usare il gancio. E fate impastare per circa 8 minuti a velocità 1-2, comunque velocità bassa. Ok, l'impasto è bello morbido ancora. Ora che l'impasto è pronto lo potete trasferire in una bowl o in un contenitore dove volete. Basta che ci sia abbastanza spazio, almeno il doppio per quando lieviterà. Ora potete impellicolare. Io lo lascio lievitare per un giorno intero in frigo perché preferisco che abbia una lievitazione lenta. Però se voi volete potete lasciarlo fuori dal frigo a lievitare a temperatura ambiente per circa 3 ore, o almeno finché non raddoppia l'impasto, e poi potrete fare le pizze. Però io vi consiglierei di aspettare un giorno a riposo. E quindi ci vediamo domani. Vi spiegherò come funziona la pietra refrattaria, le differenze fra una pizza cotta nel forno normale e con la pietra. Quindi a dopo. Ok, eccoci qua, è passato un giorno e come vedete io ho già tirato fuori il mio impasto e l'ho diviso. Se anche voi l'avete lasciato in frigo, ricordatevi di tirarlo fuori un paio d'ore prima, dividerlo e lasciarlo riposare un altro po'. In questo modo l'impasto si ridistende e riprende a lievitare un pochettino. Ora, come vedete ho tirato fuori anche la famosa pietra refrattaria. Come vedete ha un aspetto orripilante. Questo è uno dei problemi della pietra refrattaria, ovvero che una volta che ci cucini sopra è praticamente impossibile da pulire, non ritornerà mai come nuova. Però dal punto di vista pratico non è un problema perché è semplicemente macchiata, potete usarla perfettamente. E oltre ad assorbire il calore assorbe anche l'umidità e questo permette di ottenere dei cibi molto più croccanti del solito. Crea proprio quella bella crosticina. Prima di utilizzarla va scaldata nel forno per almeno 30-40 minuti, però una volta che raggiungerà la temperatura, tutto quello che ci metterete sopra cucinerà infinitamente più in fretta. Una pizza nel forno ci mette sui 12-15 minuti per cucinare, con questa pietra ce ne mette 3 o 4. Quindi è molto utile se dovete ad esempio cucinare tante pizze o preparare tanto pane, perché una volta che la scaldate 3 minuti, mettete un'altra, 3 minuti e mettete un'altra, fate molto prima. E soprattutto esce tutto molto meglio. Come vedrete fra un poco la pizza uscirà perfetta, quasi perfetta, diciamo perfetta. Per gli standard casalinghi esce una pizza strepitosa. E niente, accendete il forno, la fate riscaldare un po' e nel frattempo preparate il condimento per la pizza. Quindi ci vediamo fra poco. Farina, aiutatevi con una paletta a staccarla da sotto se si è appiccicata. Come vedete è bella morbida. Iniziate un po' ad appiattirla. Tanto dopo un giorno di lievitazione è talmente soffice che non farà nessuna resistenza. E iniziate piano piano con le mani a girarla. Definite i bordi. Quando avrà più o meno questo diametro, cioè di 28 cm, è pronta per essere condita e infornata. Però siccome questa è una pizza bianca, metterò prima l'impasto senza nessun condimento sopra.
E ora la possiamo infornare per 3 minuti per ora. Ok. Ci mettiamo le cipolle, le patate e la mozzarella. Una volta condita la potete rimettere in forno per altri 2 minuti, oppure finché non vedete che si scioglie del tutto il formaggio. Opla. Io ci metto una grattugiata di pepe. Opla. E questa è la pizza. Come vedete ha super lievitato. Beh, assaggiamo. Che cos'azzo. Bene, ora che ho creato una delle cose più zozze dell'universo, bene, basta, noi mangiamo. Faccio l'altra pizza, la faccio rossa, però non penso ci sia bisogno di spiegarvi come si fa una pizza rossa. Quindi ci vediamo al prossimo video. Pizzettino.